Domenico, e se ha paura di tornare insieme, come mi comporto? Ebbene, ci sono 3 cose che puoi fare che oggi voglio spiegarti all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL ormai dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere approfondire queste argomentazioni, ti chiedo di iscriverti al canale così che tutte le volte che pubblicherò nuovi contenuti gratuiti settimanalmente potrai vederli in anteprima. Ora andiamo a noi e caliamoci subito nell'argomento di oggi con una doverosa premessa. Allora, molto spesso le persone che hanno paura non vengono ascoltate. Ti faccio un esempio semplicistico e allo stesso tempo realistico. Le persone che soffrono di ansia. Sono persone che molto spesso non vengono ascoltate, non viene ascoltato soprattutto il loro io profondo, la loro mappa interna che muove queste paure. Cosa succede? Invece di essere ascoltate, molto spesso sono giudicate. Della serie, oh ma hai paura di volare, che sarà? Il volo alla fine è una cosa semplicissima, ti metti lì sopra, ti siedi, ti leggi qualcosa e sei arrivato. Non funziona così, ok? Le persone che hanno paura, qualsiasi tipo di paura manifestano, c'è bisogno di ascoltarle, in sostanza. Quindi questa premessa l'ho fatta semplicemente perché la paura di tornare insieme a una persona è mossa da mappe interne che molto spesso non vengono ascoltate. Ora vedremo, quali sono le 3 cose che puoi fare. Vediamole subito. Quindi, la prima cosa che puoi fare è proprio quello di ascoltare questa persona. L'abbiamo detto poco fa. E soprattutto scoprire la propria mappa interna. Ciò che muove appunto la paura. Come farlo? Semplicemente entrando in empatia con l'altra persona e chiedendole: ti va di parlarmi perché hai paura di tornare insieme? Ti va di raccontarmelo? Ti prometto che non torneremo insieme. Quindi cerca di cogliere questo aspetto qui che è fondamentale. Ti prometto che non torneremo insieme. Tranquillizza l'altra persona e poi dirai: ti va di parlarmene? Ti va di farmi sapere perché non ti va di tornare insieme, non senti di tornare insieme? Ponila un po' come preferisci, purché abbia questa sequenza qui, questa struttura qui, ok? Questo è importante perché predispone all'ascolto. Questo ascolto ti porterà tutta una serie di informazioni utilissime per cercare di fare leva sulla tua nuova strategia. Non si può pensare che l'altra persona ha paura di tornare insieme per decine e decine di motivi diversi e tu semplicemente con una tecnicuccia oppure cercando di parlarle in modo logico: sì, dovremmo tornare insieme perché sai, alla fine poi ci sposiamo, magari abbiamo la casa insieme, potremmo avere dei figli, tutte quelle cose che sono razionali e non profonde ed emozionali. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo step è quello di verificare se ancora lei vive questa sensazione. Fai passare un po' di giorni, 5, 6, 7 giorni, più ne fai passare e meglio è, e ti riproponi a questa persona con un messaggio, dove dici fondamentalmente: come stai? Come vanno le cose? Sai cosa volevo dirti? Ti va di dare un bacio alla tua paura da parte mia e dirle che la comprendo e che le voglio bene? E ci ridi un po', metti degli smile sorridenti. Questo simpaticamente ti permetterà di veicolare tra te, l'altra persona e la paura, ok? Cosa succede? Con questo veicolo, definiamolo così, con questo veicolo emozionale arriverai direttamente alla paura tramite il potere della metafora dell'altra persona. Quindi anche simpaticamente, scherzandoci un po', dirai: ti va di dare un bacio alla tua paura e dirle che la comprendo e che le voglio bene? Questo ti permetterà di capire se l'altra persona è ancora sulla stessa linea d'onda. E questo è il secondo passaggio. Ora preparati per il terzo.
Il terzo step, superati altri giorni, quindi altri 6-7 giorni o quanto riesci a farne passare, inviti questa persona per un caffè e dici: ti va di portare la paura con te e andiamo a prendere un caffè tutte e tre insieme? Quindi sempre rimanendo sulla stessa linea d'onda, scherzando con lei, con lei intendo con questa persona, e con la paura appunto, e cerchi di organizzare sempre simpaticamente e metaforicamente un incontro, un caffè. Questo ti servirà per guardare l'altra persona negli occhi e capire se questa paura piano piano si sta allentando, sta venendo meno. Una volta che sei davanti a questa persona, sono certo che riuscirai a capirlo. Vedrai questa persona molto più morbida, molto più serena, molto più tranquilla, molto più emozionale, molto più vicina. Da questi elementi, quindi dal linguaggio del corpo, capirai che c'è una maggiore predisposizione e lì via via potrai diventare anche tu più emozionale e andare dritti al punto, quindi cercare di riconquistare la persona che più ami al mondo, così che non abbia più nessuna paura di perderti e nessuna paura soprattutto di tornare con te. Detto questo, se ti fa piacere posso aiutarti, in descrizione troverai tutti i riferimenti per potermi contattare e sarò felice veramente di darti una mano. Inoltre ti chiedo di lasciare un like, di commentare questo video per farmi sapere cosa ne pensi, se hai qualche suggerimento anche per altri video, e ti saluto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao!